Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Elena, ho 26 anni, lavoro come domestica in una casa molto grande. La casa ha 5 camere da letto e 3 bagni. C'è un grande giardino, una piscina e un alto cancello tutt'intorno. Ogni giorno pulisco le stanze, lavo i vestiti e preparo la colazione. La casa appartiene al signor Lucas. È un uomo ricco e possiede una grande azienda. Indossa abiti eleganti e guida una macchina nera. Ha 34 anni e vive da solo. È silenzioso e non parla molto, ma è gentile. Dice sempre buongiorno e grazie. Quando ho iniziato a lavorare lì, avevo paura. Non avevo mai visto una casa così grande prima. I miei vestiti erano semplici e le mie scarpe erano consumate. Venivo da una piccola città e non avevo frequentato l'università. Avevo davvero bisogno di quel lavoro. Mia madre era malata e dovevo mandarle dei soldi. Ogni mattina pulivo la cucina e preparavo il tè per il signor Lucas. Gli piaceva il tè senza zucchero. A colazione mangiava uova e pane tostato. Usciva per andare al lavoro alle 8 del mattino e tornava a casa alle 6 di sera. Io cucinavo la cena e poi lavavo i piatti. Dormivo in una piccola stanza vicino alla cucina. Era silenziosa e semplice. Una notte iniziò a cadere una pioggia forte. Il tuono riempiva il cielo e il vento forte scuoteva la casa. Stavo pulendo il pavimento quando all'improvviso le luci si spensero. Mi fermai. Avevo paura del buio e non sapevo cosa fare. Poi sentii la sua voce. Elena, stai bene? Sì, dissi piano. Mi sono solo spaventata. Entrò in cucina tenendo una candela. La luce soffusa mostrava il suo volto. Sembrava gentile e calmo. Siediti, disse. Preparerò io il tè. Rimasi scioccata. Signore, posso farlo io, dissi. Lui sorrise. Lavori tutto il tempo? Puoi riposarti stasera. Preparò il tè e mi porse una tazza. La tenevo con entrambe le mani. Era calda e rassicurante. Sedemmo in silenzio. Non parli molto, disse. Perché? Guardai il pavimento. Perché sono la domestica, risposi. Mi guardò attentamente. Ma sei anche una persona, disse. Nessuno me l'aveva mai detto prima. Mi bruciavano gli occhi, ma non piansi. Restammo in silenzio mentre la candela bruciava tra noi. Dopo quella notte le cose iniziarono a cambiare. Il signor Lucas parlava di più. Mi chiedeva della mia vita, da dove venivo, avevo fratelli o sorelle, cosa mi piaceva. Gli raccontai piccole cose, dissi che mi piaceva dipingere, dissi che da giovane disegnavo fiori. Gli parlai di mia madre e della sua malattia. Lui ascoltava con attenzione. Un giorno tornò a casa con un piccolo regalo. Era un quaderno da disegno e delle matite. Hai detto che ti piace disegnare, disse. Presi il regalo e non sapevo cosa dire.
grazie, sussurrai. Quella sera disegnai una rosa. La mattina dopo lasciai il disegno sul tavolo. Più tardi trovai un biglietto. È bellissimo. Cominciai a sentirmi diversa. Sorridevo di più. Pulivo ascoltando la musica. Disegnavo la sera. A volte lui mi osservava dalla porta. Mi sentivo timida, ma calda dentro. Nessuno mi aveva mai guardata in quel modo. Un fine settimana mi chiese: «Ti piacerebbe venire in libreria con me?» Rimasi sorpresa. Io? Sì, disse con un sorriso. Indossai il mio vestito migliore. Era vecchio ma pulito. Mi pettinai i capelli e aggiunsi un po' di colore alle labbra. Camminammo insieme. La gente ci fissava. Un uomo ricco e la sua domestica. Mi sentivo piccola, ma lui camminava accanto a me come se contassi. In libreria mi disse di scegliere qualsiasi libro volessi. Presi un piccolo libro sui fiori. Lui pagò e me lo porse con gentilezza. Sulla strada di casa disse: «Non sei solo una domestica, Elena, sei gentile, dolce e forte». Non risposi, sorrisi soltanto in silenzio. Ma la vita non era perfetta. Una mattina venne a farci visita sua zia. Era alta, ben vestita e fredda. Mi guardò con occhi duri. «Chi è questa?» chiese. «Questa è Elena. Lavora qui», disse Lucas. Lei mi scrutò dalla testa ai piedi. «Lasci che la servitù si sieda in giardino». «Sì», rispose lui. «Può sedersi dove vuole». Nonostante questo, mi sentii piena di vergogna. Entrai in casa. Quella notte piansi da sola. Non appartenevo al suo mondo. Lucas bussò alla mia porta. «Non piangere», disse. «Lei non ti conosce». «Ha ragione», dissi. «Sono solo una domestica». Fece un passo più vicino. «Elena, sei più del tuo lavoro. Io ti vedo». Lo guardai. «Perché sei gentile con me?» Lui sorrise. «Perché mi piaci?» Il mio cuore si fermò. «Ma io non sono nessuno», dissi. Scosse la testa. «Sei qualcuno. Sei la persona a cui penso tutto il giorno. Sei quella che aspetto quando torno a casa». Le mie mani tremavano. Lui le toccò con dolcezza. «Andremo con calma», disse. «Ma per favore non dire che non sei niente. Per me sei tutto». Quella notte non riuscii a dormire. Mi sentivo felice e spaventata allo stesso tempo. Una domestica povera poteva amare un uomo ricco? Poteva essere reale? I giorni passarono. Lui rimase gentile e rispettoso, ma ora sorrideva di più. Condivideva il tè con me, guardava i miei disegni, mi comprò delle scarpe nuove. Sembrava di svegliarsi dopo un lungo, freddo inverno. Eppure, nel profondo, sentivo che qualcosa sarebbe cambiato. Il mondo non ama storie come la mia. Una donna povera e un uomo ricco. La gente parla, la gente giudica. E a volte le parole si trasformano in qualcosa di peggio. Prima di continuare,
voglio chiederti una cosa. Da dove mi stai ascoltando? A volte mi chiedo se qualcuno mi capisca davvero. Solo sapere che sei qui mi dà coraggio. Accadde un lunedì mattina. Stavo pulendo il soggiorno quando suonò il campanello. Aprì la porta e vidi una donna con un vestito rosso. Le labbra erano scure, le unghie lunghe. Sembrava ricca, orgogliosa e arrabbiata. Entrò in casa senza chiedere permesso, passando accanto a me. Non la fermai. Mi sentivo confusa e spaventata. Si sedette sul divano e guardò intorno come se fosse casa sua. Chiese dov'era il signor Lucas. Dissi che non era in casa. Mi disse che si chiamava Vanessa. Disse di essere la sua ex fidanzata. Non avevo mai sentito parlare di lei. Il signor Lucas non me ne aveva mai parlato. Vanessa mi guardò e rise. Il suo sorriso era freddo. Disse che ero solo una domestica e che dovevo ricordarmi il mio posto. Le sue parole mi ferirono profondamente. Rimasi immobile e non dissi nulla. Volevo solo che se ne andasse. Non mi sentivo al sicuro nemmeno nel mio spazio. Quando il signor Lucas tornò a casa quella sera, gli raccontai di lei. Il suo volto diventò serio. Disse che non aveva alcun diritto di venire. Disse che faceva parte del suo passato. Mi disse che non l'amava più. Disse che lei lo aveva lasciato tempo prima e gli aveva causato dolore. Ascoltai, ma il mio cuore era pesante. Le sue parole continuavano a risuonare nella mia mente. Cominciai a sentirmi di nuovo piccola. Sentivo di non appartenere a quel mondo. Mi chiesi se amarlo fosse stato un errore. Forse persone come lui non dovrebbero amare persone come me. Dopo quel giorno cambiai. Continuavo a pulire, continuavo a cucinare, ma non cantavo più, non disegnavo più. Mi muovevo lentamente come se fossi stanca dentro. Avevo paura di ciò che sarebbe potuto accadere. Una mattina andai al mercato a comprare il cibo. Sentii dei sussurri. 2 donne mi guardarono e indicarono. Una di loro rise. Non mi fermai ad ascoltare. Strinsi la borsa e camminai in fretta. Mi faceva male il petto. Avevo voglia di piangere. Sapevo che stavano parlando di me. Quella settimana mi vidi sul giornale. Qualcuno aveva scattato una foto di me e del signor Lucas in libreria. Il titolo diceva qualcosa su una domestica e un uomo ricco. Il mio volto era piccolo, ma abbastanza chiaro. Ora la gente sapeva chi ero. A casa rimasi nella mia stanza e chiusi la porta. Fissai il pavimento. Mi sentivo fredda e vuota. Pensai di andarmene. Pensai che la sua vita sarebbe stata più facile senza di me. Non volevo causargli problemi. Quella notte il signor Lucas mi chiese perché fossi così silenziosa. Dissi che stavo bene. Disse che sapeva che non era vero. Gli parlai dei sussurri. Gli dissi che la gente diceva che non ero nessuno. Lui mi disse che si sbagliavano. Disse che per lui ero tutto, ma per me era difficile credergli.
Qualche giorno dopo mi portò al mare. Era tranquillo, con la sabbia morbida e l'acqua azzurra. L'aria era calda e leggera. Camminammo vicino alle onde senza parlare. Per la prima volta dopo giorni mi sentii calma. Poi si fermò e si voltò verso di me. Disse che mi amava. Disse che grazie a me la sua casa era diventata una vera casa. Disse che voleva sposarmi. Rimasi immobile. Gli occhi mi si riempirono di lacrime. Non avevo mai immaginato una vita simile. Dissi sì, molto piano. Lui sorrise e mi prese le mani. Piansi perché ero felice e spaventata allo stesso tempo. Dopo questo, le cose cambiarono di nuovo. Alcuni amici lo seppero. La sua famiglia lo seppe. Sua zia era furiosa. Disse che volevo i suoi soldi. Disse che era vergognoso. Io rimasi in silenzio. Non volevo litigare. Il signor Lucas le disse che si sbagliava. Disse che ero onesta. Disse che mi amava. Quel giorno non piansi, ma il mio cuore era pesante. Avrei voluto che le persone vedessero chi ero davvero. Facemmo un piccolo matrimonio. Era semplice e caldo. Indossavo un vestito bianco semplice. Lui indossava un completo blu. Eravamo in piedi in giardino e ci scambiammo le promesse. C'erano solo poche persone. Lui mi guardò per tutto il tempo. Dopo la cerimonia ci sedemmo vicino ai fiori. Mi teneva la mano e disse che stavamo iniziando una nuova vita. Sorrisi, sentendo come se stessi ancora sognando. Non ero più la domestica, ero sua moglie. Ma il mondo non cambiò così facilmente. Alcune persone continuavano a fissarmi, alcune continuavano a sussurrare. A una cena una donna rise e disse: «Questa è la domestica che è diventata moglie». Sorrisi, ma dentro provai dolore. Quella notte mi sedetti sul letto in silenzio. Il signor Lucas mi chiese cosa non andasse. Non dissi nulla, ma lui capì. Mi disse di non ascoltarli. Disse che avevo un buon cuore, disse che lo rendevo felice. Le sue parole mi aiutarono a restare in piedi, ma il dolore rimase profondo. Qualche settimana dopo, Lucas ricevette un'offerta di lavoro in un altro paese. Mi chiese se volevo andare con lui. Dissi di sì senza pensarci troppo. Volevo lasciare il passato alle spalle. Volevo un nuovo inizio. In un posto nuovo nessuno avrebbe saputo chi ero prima. Nessuno avrebbe riso o sussurrato. Avrei potuto vivere liberamente. Avrei potuto essere sua moglie senza paura. Preparai i miei vestiti e guardai la casa un'ultima volta. Quella casa era stata il mio posto di lavoro. Era anche il luogo dove la mia vita era cambiata. Era il posto in cui avevo smesso di sentirmi invisibile e avevo iniziato a sentirmi amata. 2 settimane dopo partimmo in aereo. Sedevo vicino al finestrino e guardavo le nuvole scorrere. Sembravano morbide e infinite. Tenevo la mano di Lucas. Non sapevo cosa mi avrebbe riservato il futuro, ma mi sentivo pronta. Non ero più la stessa ragazza che puliva i pavimenti in silenzio.
Ora ero più forte. L'amore mi aveva cambiata. Ci trasferimmo in un nuovo paese, lontano dalla mia vecchia vita. La città era tranquilla e pulita, la gente camminava lentamente, l'aria sembrava fresca, non conoscevo nessuno lì e questo mi dava pace. Nessuno mi fissava, nessuno conosceva il mio passato. Ero semplicemente la moglie di Lucas. Affittammo un piccolo appartamento vicino a un parco. Aveva muri bianchi e grandi finestre. Un albero si trovava fuori dalla nostra camera da letto. Ogni mattina guardavo le sue foglie muoversi nel vento. Preparavo il tè e aspettavo che Lucas si svegliasse. Quelle mattine silenziose mi facevano sentire al sicuro. Lucas iniziò il suo nuovo lavoro. Lavorava sodo e sembrava felice. Io restavo a casa, pulivo, cucinavo e facevo lunghe passeggiate nel pomeriggio. Andavo al mercato e parlavo con la gente. Il mio inglese non era perfetto, ma ci provavo. Sorridevo spesso, volevo essere gentile. Alcuni giorni mi mancava la mia vecchia vita. Non il lavoro duro, ma la sensazione di familiarità. Mi mancava mia madre, mi mancava il mio piccolo letto e la mia stanza semplice. Mi mancava persino il rumore della scopa sul pavimento della cucina. Era strano. Avevo di più ora, più soldi, più spazio, più libertà, ma qualcosa dentro di me si sentiva ancora vuoto. Un giorno Lucas tornò a casa presto, portò carta e matite. Disse: «Ho visto queste cose e ho pensato a te». Sorrisi. Non disegnavo da molto tempo. Quella sera mi sedetti al tavolo e disegnai un fiore. Poi disegnai un piccolo uccello. Le mie mani si muovevano lentamente, ma il mio cuore era leggero. La mattina dopo guardai i disegni. Non erano perfetti, ma sembravano sinceri. Ne incorniciai uno e lo misi in cucina. Quando Lucas lo vide, sorrise. «Dovresti continuare a disegnare», disse. E così feci. Disegnavo ogni giorno. Disegnavo alberi e finestre. Disegnavo il pane su un tavolo. Disegnavo le mani di mia madre dalla memoria. Disegnavo il giardino che un tempo pulivo e la piccola stanza in cui dormivo. Non dimenticai il mio passato, lo portavo con me. Più tardi trovai un piccolo corso d'arte vicino a casa nostra. Mi iscrissi in silenzio. L'insegnante era gentile e paziente. Le altre donne mi sorridevano. Mi chiesero da dove venissi. Dissi: «Da una piccola città. Lavoravo come domestica». Ascoltarono. Una donna disse: «È un lavoro onesto». Mi sentii calda dentro. Il tempo passò. I miei disegni diventarono migliori. Un giorno il mio insegnante disse: «Il tuo lavoro è delicato e reale. Le persone possono sentire qualcosa dentro». Questo mi rese orgogliosa. Lo mostrai a Lucas. Lui sorrise e disse: «Ho sempre saputo che avevi qualcosa di speciale.
Un fine settimana feci una scelta coraggiosa. Affittai un piccolo tavolo al mercato locale, incorniciai i miei migliori disegni e li sistemai lì, di buon mattino. Non sapevo se qualcuno si sarebbe fermato, ma lo fecero. Una bambina guardò un disegno e disse: «Questo mi fa sentire calma». Lo comprò. Sorrisi per tutto il giorno. Ogni settimana arrivavano più persone. Vendevo più disegni. Usai i soldi per comprare matite migliori. Comprai pane caldo per la cena. Comprai piccoli regali per Lucas. All'inizio non gli dissi da dove venivano i soldi. Una sera vide le monete sul tavolo. Gli dissi: «La gente ha comprato i miei disegni». Mi guardò, poi mi strinse in un abbraccio. Quella notte ci sedemmo vicino alla finestra. Disse: «Stai facendo qualcosa che ami. Sono orgoglioso di te». Alzai gli occhi verso le stelle e mi sentii in pace. Non mi sentivo più come una domestica. Non sentivo più di vivere nel mondo di qualcun altro. Mi sentivo me stessa. Una sera Lucas tornò a casa tardi e stanco. Preparai una zuppa. Ci sedemmo insieme in silenzio. Disse: «A volte sento di non darti abbastanza». Gli presi la mano e dissi: «Mi hai dato pace, mi hai dato spazio, mi hai dato la possibilità di trovare me stessa. È più che abbastanza». Lui sorrise e mi baciò la mano. Restammo in silenzio, avvolti da un amore tranquillo. Quell'inverno mia madre venne a trovarmi. Era la sua prima volta in aereo. Indossava un cappotto semplice e portava una piccola borsa. Quando la vidi all'aeroporto, corsi da lei, pianse e disse: «Sembri felice». Io dissi: «Lo sono». A casa le mostrai i miei disegni e il mercato dove li vendevo. Sorrise con orgoglio. Mi toccò il viso e disse: «Hai creato una nuova vita». Cucinammo insieme e ridemmo. Mi raccontò vecchie storie. Il mio cuore era di nuovo pieno. Prima di andare via, disse qualcosa che ricorderò per sempre. «Non sei mai stata solo una domestica. Sei sempre stata molto di più. Ora lo credi anche tu». Dopo che tornò a casa, mi sedetti vicino alla finestra e guardai il vento muovere l'albero. Pensai alla ragazza che ero una volta, la ragazza silenziosa che puliva i pavimenti e si sentiva piccola. Lei è ancora parte di me, ma ora sta dritta. Ero la sua domestica, ora sono sua moglie. E più di ogni altra cosa sono me stessa. Se ti è piaciuta la mia storia, metti like, commenta e condividi. Altre storie semplici ed emozionanti arriveranno presto.